Allora, qual è l'argomento di cui parleremo oggi? Oggi parleremo di un argomento che ci ha chiesto un nostro studente. Ah sì, ricordo lo studente il quale cercava una lezione sui pronomi relativi. Esatto. I pronomi relativi sono parole che connettono frasi che hanno un elemento in comune. Per essere più precisi, sono utilizzati proprio per sostituire l'elemento in comune nella seconda frase. Esatto. In italiano ci sono 4 pronomi relativi. Partiamo con il pronome relativo che sostituisce il soggetto o il complemento oggetto ed è invariabile. Posso fare un esempio? Devi farlo. Il ragazzo che lavora al supermercato è simpatico. In questo caso le due frasi sarebbero: il ragazzo lavora al supermercato. Il ragazzo è simpatico. Dunque il che sostituisce il soggetto. Un altro esempio potrebbe essere: hai conosciuto una ragazza che si chiama Laura. In questo caso le due frasi sarebbero: hai conosciuto una ragazza, la ragazza si chiama Laura, il che sostituisce il complemento oggetto. Se che è preceduto dall'articolo determinativo il, può anche sostituire un'intera frase. Per esempio, ho litigato con mia moglie, il che mi rende nervoso. In questo caso, se non avessimo utilizzato il pronome relativo che, avremmo dovuto dire: ho litigato con mia moglie. Il fatto di aver litigato con mia moglie mi rende nervoso, cioè avremmo dovuto ripetere tutta la frase. Invece, utilizzando il che, possiamo evitare questa ripetizione. Vediamo ora il pronome cui. Questo sostituisce qualsiasi altro complemento. Pertanto è sempre introdotto da una preposizione in base al verbo utilizzato. Hai un esempio? Certo, per esempio, Maria è la persona a cui penso sempre. Pensare a qualcuno. Oppure ho comprato il libro di cui mi hai parlato. Parlare di qualcosa. O ancora, l'azienda per cui lavoro sta investendo in Cina. Lavorare per qualcuno. Oppure la città in cui vivo è fantastica. Vivere in un luogo. La ragazza con cui sono uscito è giapponese. Uscire con qualcuno. Cui però può anche essere preceduto da un articolo determinativo per esprimere
possesso. Marco, il cui cane è un barboncino, è francese. Marco è francese, il suo cane è un barboncino. Esatto, e come vedete, in questo caso, l'articolo determinativo si accorda sempre all'oggetto o alla persona posseduta. In questo caso era il cane, dunque Marco, il cui cane, eccetera. Vediamo un altro esempio. Mio cugino, la cui moglie l'ha tradito, è depresso. Mio cugino è depresso, sua moglie l'ha tradito. Vediamo ora il quale. Questo pronome relativo svolge lo stesso ruolo di che e cui, dunque sostituisce soggetto e complementi. Però è un po' più formale, quindi tipico soprattutto del linguaggio scritto. Inoltre, concorda in genere e numero con il sostantivo a cui si riferisce. Quindi potremmo avere il quale, la quale, i quali, le quali. Esatto. Per esempio, il ragazzo il quale lavora al supermercato è simpatico. È come dire il ragazzo che lavora al supermercato è simpatico. Stessa cosa. O anche la ragazza con la quale sono uscito è giapponese. Questa frase è come la ragazza con cui sono uscito è giapponese. Non cambia nulla. Attenzione però, usando il quale per esprimere possesso, la struttura della frase cambia un po' rispetto al pronome relativo cui. Infatti, se usiamo il quale, dobbiamo concordarlo nel genere e nel numero con la persona che possiede. Invece, usando cui, come abbiamo visto poco fa, dobbiamo concordarlo con il genere e il numero dell'oggetto o della persona posseduti. È un po' complicato, Sì. però vediamo alcuni esempi che sicuramente vi aiuteranno. Mio cugino, la moglie del quale l'ha tradito, è depresso. Questa frase equivale alla frase che abbiamo usato prima, vale a dire mio cugino, la cui moglie l'ha tradito, è depresso. Notate la differenza? Con cui abbiamo usato la perché concorda con la persona posseduta, vale a dire la moglie. Invece, nell'altro caso, abbiamo usato del quale, del maschile, perché concorda con la persona che possiede, vale a dire mio cugino. Esatto. Vediamo un altro esempio. Le sue figlie, i fidanzati delle quali sono inglesi, vivono in Inghilterra. Sarebbe come dire le sue figlie, i cui fidanzati sono inglesi, vivono in Inghilterra. Come vedete, nella prima frase ho usato i fidanzati
delle quali, delle femminile plurale, perché l'ho concordato con le persone che possiedono, e cioè le figlie, le sue figlie. Invece, nella seconda frase, ho detto i cui fidanzati. Come notate, in questo caso ho usato i, quindi maschile plurale, perché l'ho concordato con le persone possedute, e cioè i fidanzati. Lo so, è difficile, però non preoccupatevi, perché potete andare sul nostro sito e fare tantissimi esercizi con i pronomi relativi. E sempre sul nostro sito troverete tutta la spiegazione di questa lezione per iscritto. Però, prima di andare, sì, non ci resta che vedere il pronome chi. Chi unisce due frasi e significa la persona che, le persone che, la gente che, tutti quelli che. per esempio, chi vince oggi va in finale. È come dire tutti quelli che vincono oggi vanno in finale. Esatto. E chi è usato soprattutto nei proverbi italiani. Per esempio, chi dorme non piglia pesci, oppure chi la fa l'aspetti, e altri proverbi che potete trovare sul nostro sito. Trovate il link diretto per questa lezione nella descrizione. Inoltre vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i nostri video. Sì, e se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace. E non dimenticate di seguirci su Facebook, Twitter E Instagram. Alla prossima! Ciao.